Ciao, è uscita la versione 1 della Bergman e ne parliamo qui su Farming Simulator MATLAB, il canale di YouTube dove affrontiamo temi di matematica, di calcoli, di statistiche che possono essere utili a massimizzare il nostro gioco in Farming Simulator. E oggi andiamo a vedere una mappa, la Bergman, che non è disponibile nel Modab, è disponibile solo su PC, su siti esterni, trovate il link in descrizione, ma ne parliamo perché è una mappa storica di Farming Simulator che introduce tantissime novità e vogliamo affrontare un po' un video per parlarne, diverso dai soliti test map che fanno un po' gli youtuber su internet, su YouTube. Andate a vederli quelli che volete, quando volete. Qui proviamo a rispondere a una domanda: se vale la pena giocarla e quali sono le caratteristiche, a chi si adatta questa mappa, a che tipo di giocatore. La prima domanda a cui rispondiamo di solito se vogliamo parlare di una mappa su questo canale, guardate anche le altre presentazioni di mappe che abbiamo fatto, è se questa mappa è bella, nel senso se gratifica la vista, l'occhio. E la risposta è, per quanto mi riguarda, chiaramente, certamente sì. C'è un'attenzione ai dettagli, vedete questa è la fattoria dove c'è la stanza per dormire. Qui adesso ci spostiamo, poi ci torneremo nel recinto delle galline. Guardate la cura dei dettagli di questa mappa, la montagna di porte, porticine, stanzette, di spazi, il modo in cui si possa girare intorno alle cose. Adesso lo vedremo più avanti. Qui adesso andiamo sul piazzale principale, passando per questo stabile che contiene due diverse stalle, la macelleria, adesso ne parliamo, e una serie di altre cose. Vedrete andando in giro in questa mappa la qualità del dettaglio. Guardate anche questa pavimentazione che a me francamente sembra molto bella. Chiaramente l'effetto di nebbia che vedete a fondo, sono le 8 di mattina di settembre, è un effetto all'interno del nuovo Farming Simulator che funziona molto bene. Vedete come qui quando ci spostiamo nella fattoria è veramente pieno di, guardate, i terreni, le texture dei terreni, i diversi dossi, le uscite, i cancelli. Insomma, a me sembra francamente, anche soltanto restando nella mappa, tutto molto bello. Questa per esempio è la vasca dei liquami della stalla delle mucche che è laggiù. Adesso fra poco ci andiamo. Qui usciamo dalla nostra fattoria per entrare intorno a un campo che è nostro nella partita iniziale. E qui tra l'altro approfitto subito per dire una cosa: non parleremo tanto di campi perché in questa mappa si fa veramente poco uso dei campi. Paradossalmente, essendo Farming Simulator, la parte di farming qui è semplicemente accessoria alla prima attività, che è quella dell'allevamento, del microallevamento direi anche, e poi mi spiegherò nel corso del video che cosa intendo con questa cosa. Però ecco, vedete proprio come l'attenzione ai dettagli di quest'area della farm, che è sconfinata, è veramente molto molto bella. Ma la caratteristica principale di questa mappa è che introduce una serie di varianti. Qui avete uno spoiler, ma poi ci torniamo. Introduce una serie di varianti al gioco originale che la rendono effettivamente molto molto particolare e veramente interessante da giocare, almeno per quanto mi riguarda. Questo è un altro cancello che non avevo visto, ad aprire. Andiamo anche a fare un giro in paese. Eccoci a bordo della nostra bicicletta che arriva all'interno della Bergman, ce l'abbiamo in dotazione, raggiunge anche 40 km/h. Dirigiamoci verso il paese. Ricordo anche, come sempre, le nostre analisi delle mappe, che ci sono i capitoli, quindi se questa parte magari non vi interessa potete andare subito alle parti successive dove parliamo delle caratteristiche principali della mappa. Allora, ecco che ci stiamo avvicinando al paese, quella è la chiesa. Vedete anche come i dettagli della strada sono francamente molto belli. Qui siamo nel paese di Funchhausen, o come si chiama. C'è anche un cimitero accanto alla chiesa dove possiamo anche entrare. Questi sono dettagli chiaramente che non servono nel gioco, però aiutano. Fammi vedere se questa bicicletta è solo decorativa, sì.
aiutano a immedesimarsi, no? A giocare meglio. Lì abbiamo il distributore e poi abbiamo a fianco della chiesa un po' di case, un po' di strade laterali. Qui c'è questa macchina parcheggiata nel mezzo. Qui andiamo dentro una casa. Questi siamo noi che abbiamo fatto il giro. Adesso proseguiamo verso il paese. Questo è il concessionario, poco più in là, questa è la fermata del bus, poi ci saranno anche dei punti vendita, ma ora non stiamo a preoccuparcene più di tanto. Vedete come è effettivamente ben curata. Quindi diciamo dal punto di vista visivo, se dobbiamo giocare una mappa per sentirci all'interno di un mondo abbastanza reale, questa mappa funziona molto bene. Ecco, peraltro vedete un'altra caratteristica della mappa è che non tutti i negozi sono aperti sempre, come accade in altre mappe. Questo per esempio è il centro che vende e che compra gli animali, che è aperto dalle 9 alle 22. Adesso sono le 8:36, quindi il cancello è chiuso e non c'è modo di entrare. Peraltro vedete su a sinistra c'è anche scritto siamo chiusi, torna più tardi. Noi quindi torniamo a bordo della nostra bicicletta e ci spostiamo in farm. Eccoci che stiamo arrivando in farm, questa è l'entrata principale. Allora facciamo adesso un giro della farm guardando un po' le caratteristiche di questa mappa e cercando di capire anche che tipo di gameplay si può fare sulla Off Bergman. Ecco, dicevo prima che è una mappa di micromanagement, di micro cose da fare, no? Chi gioca a farming pensando di avere dei campi da coltivare, mettere gli operai, comprare campi, fare raccolti, trebbiatrici, ecco, l'Off Bergman non fa questo. Vi faccio un esempio. Questo per esempio è una delle caratteristiche della mappa, è un orto, c'era già anche nella Off Bergman di Farming 22, qui l'hanno un po' cambiato, perché adesso per esempio questo orto ha bisogno semplicemente di acqua, lo vedete qui nelle informazioni, vedete serve acqua e produrrà lattuga, produce lattuga perché funziona come una serra. L'ho impostato io dalle varie attività, eccolo qua, orto, azienda agricola, qui possiamo coltivare tutte queste cose. Io ho impostato lattuga, vedete in input richiede l'acqua. Come si dà l'acqua a questo campo? Si dà l'acqua impugnando ho chiuso la porta. Ecco, abbiamo appena trovato un bug. Questa mappa nella versione 1 ci sono delle correzioni. Se lasciamo cadere la pompa vicino alla porta delle galline, col comando raccogli si aprirà e si chiuderà la porta, non sarà più possibile raccogliere l'oggetto. Comunque ecco, vedete, si prende questo tubo che automaticamente innaffia il campo finché ne prende 500 litri. Dopodiché si ripone nel suo alloggiamento. Se riusciamo a lasciarlo, eccolo qui. Peraltro questo tubo si può anche utilizzare per dare da bere alle galline. Prima si doveva venire con una botte, invece adesso si può riempire questa vasca e si danno alle galline. Ecco, vedete, queste piccole attività manuali che non si possono automatizzare, e anche la quantità di acqua che si può dare chiaramente è abbastanza poca, quindi andranno anche compiute abbastanza spesso. Sono tutte microattività che vengono fatte in prima persona, interagendo con gli oggetti del gioco. Comunque dicevamo, prima cosa interessante è l'orto. L'orto produce peraltro come output, vedete qui in un mese sono già maturate, produce delle cassette che sono facilmente portabili a mano, ecco, diciamo così. E dove le posso portare? Ora vedremo più avanti alcune cose, ma per esempio posso utilizzare la mia bicicletta che ha un carrellino, vediamo se lo troviamo, dov'è che l'abbiamo lasciato? L'abbiamo lasciato là dietro, adesso possiamo comprarne uno nuovo, perché un'altra caratteristica della mappa, impostiamo la store delivery, faccio vedere nella Off Bergman, arrivano un sacco di beni che noi possiamo comprare, questi forse, eccoli qui. Questa per esempio è la bicicletta e poi c'è questo carrellino che si attacca alla bicicletta, lo compriamo
apparirà qua, abbiamo appunto messo la store delivery. Noi possiamo agganciare alla nostra bicicletta il carrellino esattamente come fosse un trattore col mezzo, quindi ci andiamo all'indietro, non molto realistica questa parte ma gliela perdonerete. Agganciamo il carrellino, dopodiché possiamo scendere, prendere la nostra cassetta di verdura naturalmente con le mani, qui non serve la super forza, adagiare sul nostro carrellino, e come avete visto l'animazione è anche possibile impostare le cinghie, per cui poi possiamo portarci nella nostra destinazione la nostra lattuga. Poi vedremo dopo che cosa ci possiamo fare con la lattuga. Andiamo però a dare un'occhiata alle galline. Anche le galline hanno delle cose non standard, per esempio oltre le classiche galline e galli si possono prendere anche le papere, poi nessuna differenza, alla fine produrranno uova, che adesso non ricordo dove vengono spawnate, comunque le troveremo senz'altro. Vedete anche questo ceppo insanguinato fa presagire una delle caratteristiche dell'Hofbergman, che è la macellazione, ma ne parleremo fra un attimo. Ecco, la caratteristica è che anche qui bisogna fare delle microattività manuali. Per esempio abbiamo le carriole che sono governabili, possiamo portare la carriola sotto questo strumento che è un posizionabile, all'interno della mappa se ne possono prendere altri, posizionare dove vogliamo. Sopra ci possiamo mettere questi big bag, in questo caso di chicken food, che è frumento, e poi con la nostra carriola tutta bella insanguinata andiamo dentro. Ecco, lì sono le uova. Andiamo dentro la stalla dove si può portare la paglia, che adesso è quasi terminata, direi che non si vede per niente, e recandoci in questa zona solleviamo la carriola e scarichiamo il nostro frumento e riempiamo la mangiatoia, diciamo così, delle galline. Poi portiamo fuori la carriola, che poi si usa come un normale mezzo. Io adesso sto giocando col pad, con la X la controlliamo e con la X usciamo dal controllare. E poi le galline producono queste uova che anche queste sono, vedete, 5 kg di massa, si possono portare fuori a mano e usare per le nostre attività. Ma questa non è paglia, ma è letame probabilmente. Ecco, un'altra caratteristica sempre manuale è che noi possiamo usare la carriola anche per prendere il letame. Ora, questo non l'ho provato, però era così nel 22, vediamo se funziona. Mi avvicino al letame. Direi di no. Sì, eccolo qui, start charging. Vedete che arriva questa animazione con la pala che carica sulla carriola i 95 litri di letame. Poi vi dico end charging. Vedete che da per terra il letame è sparito, era qua. Adesso abbiamo il letame nella nostra carriola e possiamo andarlo a portare manualmente nel nostro cumulo di letame o farci comunque quello che vogliamo. Vedete, noi con la carriola possiamo andare ovunque. Questa che vedete qui verde davanti a noi è un'altra carriola che si compra nel Modab a un 100 euro, quindi anche cose estremamente abbordabili. Quindi queste sono alcune caratteristiche delle galline che appunto vogliono semplicemente frumento per mangiare. Le vediamo qua nel nostro pollaio, eccolo qui, e c'è le galline, c'è l'anatra, ma ripeto non cambia niente, non che l'anatra costa e vale un po' di più, però alla fine produce uova. Poi farò comunque dei conti anche su questa mappa per capire se la produttività è la stessa. All'interno poi ci mettiamo semplicemente la paglia che aiuta a fare il letame, come accade con gli animali, e frumento o orzo o mais, sempre utilizzando questo sistema, diciamo così, manuale, grazie a questi big pack. Ma io con la carriola posso venire da ovunque, la carico magari anche da un carro di quello che voglio, li carico la carriola e poi con la carriola vado là dentro. Dico con la carriola perché è tutto particolarmente stretto, entrarci con un mezzo non è praticamente possibile. Qui accanto c'è un'altra novità dell'Hofbergman, ma saranno tante, che sono i conigli. Eccoli qua, questi sono i coniglietti, al di là del segno della store delivery, sono coniglietti che ho comprato da poco. Anche qui ci va della paglia e ci va del cibo. Il cibo per i conigli, andiamo a vederlo,
eccolo qua, è sostanzialmente fieno e lattuga o carote. Ecco, torniamo un attimo indietro, vedete noi abbiamo l'orto qua accanto che fa della lattuga, può fare quello che vogliamo, noi adesso vi abbiamo detto di fare lattuga, può anche fare carote, noi possiamo prenderci la nostra cassetta di lattuga bio che possiamo chiaramente andare a vendere nei vari shop, però possiamo anche portarla. Qui c'è la carriola con cui avevo portato la paglia, perché anche in questo caso si usa la carriola per portare la paglia qui dentro, però appunto adesso vedete la cassetta è sparita perché è entrata all'interno, che qua lo vediamo, 24 litri di lattuga e carote. Quindi in realtà l'orto che sta qui accanto serve più a produrre il cibo che poi daremo ai conigli, che non tanto a fare come una serra o una fonte di reddito. Poi chiaramente, ripeto, quello che qua si può tranquillamente vendere, però sono quantità basse, non particolarmente utili. Cosa ci facciamo con i conigli? Con i conigli che non producono niente se non ingrassamento e riproduzione, vedete? Anche qui, ripeto, faremo dei conti. I conigli servono per essere macellati. Infatti abbiamo una macelleria, ma ne parleremo più tardi, dove possiamo portare i nostri animali e fra questi animali ci sono anche i conigli. Allora, dopo la pausa andiamo a vederci gli animali un po' più grossi. Allora, eccoci, qui accanto in questo stabile, subito appunto fuori dai conigli, abbiamo due microstalle, una di maiali, che è veramente micro, tiene soltanto 10 animali, e una di capre, che invece è un po' più grande, ne tiene 53. Adesso vedremo le capre. Per quanto riguarda i maiali, c'è questa portiera che chiude, che chiaramente può essere anche aperta, solo che io non sono riuscito in nessun modo ad aprire quest'altra grata, quindi non riesco ad arrivare alla mangiatoia dei maiali. Quindi questi maiali, come vedete anche in basso a destra, non sono riuscito a nutrirli. Ditemi poi voi nei commenti se c'è un modo per arrivare laggiù, perché chiaramente con questa sbarratura non riesco ad arrivare in nessun modo. Ho provato a portare il cibo qui sull'uscio, ma non funziona, e quindi niente, qui i maiali se ne possono tenere pochi, ma vedrete c'è un allevamento di maiali molto più importante, ci andiamo per un attimo. Quindi questi 5 maiali francamente non servono a niente. Diverso invece è il caso delle capre, che appunto sono in questa zona dove si può accedere da qua, dove possiamo portare la nostra paglia, ma si può anche accedere, questa è una zona per lo spawn delle cose, adesso non c'è ancora niente. Qui vedete c'è però un cancello più normale, qui c'è un prato che funziona, vedete anche da qua il prato adesso 21 litri perché è già passato un mese, se lo sono mangiati tutto. Però qui possiamo andare con questo mezzo, che anche questo arriva con la partita base nella Hofbergman, capra che esce dalla ruota, e con questo mezzo noi possiamo fare due cose: possiamo dare fieno anche in balle, che viene messo qui nella mangiatoia, e possiamo, avvicinandoci alla porta, questo è un mezzo molto interessante perché è molto piccolo, non occupa spazio e si manovra molto facilmente, basta andare vicino alla porta e vedete in basso si può scaricare la paglia normalmente. Quindi gestire le pecore è facile. Qui che cosa possiamo mettere? Possiamo mettere, come ho messo qua, sia le pecore da lana che anche le capre da latte, e funzionano in entrambi i modi. Possiamo chiuderci alle spalle il recinto. Andiamo a vedere anche gli altri animali, sempre di taglia grande, che abbiamo all'interno della farm. Sganciamo il nostro cartoncino e andiamoci in bicicletta. Vedete, la farm è piena di collegamenti, lì c'è uno storage di semi e di fertilizzanti. Qui adesso, vabbè, li vediamo dopo questi dettagli, rimaniamo sugli animali. Scendiamo questa discesina, qui andiamo in quest'altro cortiletto, dove qua c'è una stalla di mucche importante. Lasciamo qui la bici. Qui ci stanno 100 animali.
La cosa che non mi piace tantissimo è che le mucche non stanno all'aperto, nel senso che qui c'è questa porta, però le mucche non usciranno e questa è una strada che consente di passare per tornare verso la piazzetta principale. Questo è un mezzo per il trasporto degli animali, è fondamentale trasportare gli animali in questo gioco, lo vedremo. Qui possiamo richiudere la porta alle nostre spalle. Ecco, qual è la particolarità qua? Quindi le mucche, queste sono mucche normali, prendono la paglia. Vedete che il letame, è per terra, quindi in questo caso va raccolto quando diventa troppo con un mezzo più piccoletto. Qui c'è un attrezzo apposta che avviene all'interno della partita con la Hofbergman. Qui c'è il controllo del latte. La particolarità è che in questa stalla vanno soltanto, lo vediamo qua, questi vanno soltanto le mucche delle dimensioni intermedie a quelle più anziane, perché gli agnellini, come già accadeva nel 22, quando però in Farming Simulator gli agnellini non c'erano, nell'Hofbergman invece c'erano, gli agnellini vanno in questa stalla accanto. Vedete, qui c'è invece uno spazio all'aperto dove ci sono gli agnellini che hanno questi ricoveri a cui bisogna dare separatamente cibo. E allora cosa gli si dà? Non gli si dà la razione mista, ma si dà il latte. Vedete che c'è qui dentro ogni stalletto c'è il latte, per terra c'è la paglia. La paglia viene data tramite le balle, ci si posiziona davanti a una stalla e non ci sono i trigger. Considerate, appunto, ripeto, questa mappa è sempre nella versione 1.0, poi sicuramente usciranno gli aggiornamenti, quindi qui non ci sono i trigger, ma basta venire con la paglia qua e si riempiono tutte le stallette di questi vitellini. Mentre invece per il latte, stessa cosa, si viene con un barile, si può venire sia con un barile a mano, che esistono, poi ve li faccio vedere, ma anche con delle cisternine tipo questa, anche questa è particolare del gioco, che tiene tutti i liquidi, compreso il latte, quindi si può caricare il latte dalle mucche laggiù in fondo e poi con questa cisternina portarlo in prossimità degli stalletti e riempire, in questo modo far crescere gli agnellini, che vedete sono anche in un posto separato. Eccola qua, area vitelli della fattoria. Questi sono vitelli che hanno un mese, come cibo hanno latte, come produttività sono al 120% e quindi sono in piena salute, consumano la paglia. Poi qui c'è qualche piccolo bug, qui per esempio vedete non c'è nessun letame, nessuna raccolta di letame collegata, quindi questi vitellini non faranno letame come invece dovrebbero fare nel gioco originale, ma insomma poco male, queste cose saranno tutte fissate. Quindi questo per quanto riguarda i vitelli. E poi vedete ci sono altri capanni. Questa per esempio è la raccolta di letame, che però vedete non è collegata a niente, quindi questo è un piccolo bug. Qui probabilmente il letame non spona, infatti non lo vedo, mentre invece rimane all'interno della stalla, probabilmente andrebbe tolto e andrebbe rimesso. Allora torniamo a fare il giro. Per quanto riguarda gli animali, in farm abbiamo finito, quindi abbiamo sia animali piccoli come le galline, come le anatre, come i conigli, e sia animali grandi come i maiali, le pecore e le mucche, con i maiali che hanno questa particolarità di non riuscire, almeno qui in farm, a nutrirli, o quantomeno non ci sono riuscito io. Dicevo, però questa mappa poi è piena di super dettagli, per esempio, e di super anche attrezzi che possono aiutarci nel nostro lavoro. Quello che vedete qua, ad esempio, è un miscelatore per fare la razione mista, quindi non c'è bisogno del carro miscelatore. Questa è una vera e propria produzione. La troviamo qua, eccola qui. Qui noi inseriamo fieno, insilato e paglia, e come da ricetta vedete con 0,5 di insilato, 0,31 di fieno e 0,19 di paglia si fa 1 di razione mista. Quindi qui possiamo mettere anche separatamente i nostri beni senza stare troppo attenti alle percentuali. Mettiamo l'insilato, mettiamo il fieno, mettiamo la paglia e otterremo la razione mista, che poi viene scaricato, manco a dirlo, da qua, e poi possiamo così portarlo nella nostra stalla che è subito qua davanti. Una cosa francamente molto molto carina. Poi ci sono veramente piccole chicche, per esempio vedete questo casottino qua,
aspettate, mi levo da davanti. Questo casottino potrebbe essere semplicemente decorativo, ma non è decorativo, è in realtà un storage per oggetti. Se io per esempio voglio mettere da qualche parte questo big bag di cos'è? Di frumento, vedete all'interno della mappa c'è anche questo attrezzo per i caricatori frontali che è un portapacchi che è particolarmente facile da usare perché basta avvicinarsi al pacco e lui riconosce, vedete in basso, il big bag come quasi come fosse un attrezzo del trattore, quindi semplicemente prendo un tasto, viene agganciato, possiamo alzarlo, non ho un peso posteriore quindi il trattore è poco stabile, teniamolo basso. Se poi lo portiamo in prossimità del casottino, questo viene automaticamente parcheggiato lì dentro e vedete se ci avviciniamo al casottino che ci dice che la capacità totale è 1 su 1000 perché abbiamo messo dentro un sacco di frumento da 2000 litri, quindi peraltro una capacità anche realistica, a parte potrebbe essere che poi si apre sotto questo rialzo. Quindi piccolo dettaglio che ci aiuta però a tenere in ordine le cose ed è francamente una delle tante cose carine della Hofbergmann, ma non le vedremo tutte in questo video, altrimenti ci staremo troppo e anzi stiamo durando anche troppo. Per esempio un'altra cosa interessante qua è uno storage per il fieno e la paglia, viene scaricato qui, viene aspirato e poi si può ricaricare da qua, vedete da questo buco, basta metterci sotto anche una carriola, se vogliamo riempire una carriola di paglia, oppure un carro o qualunque cosa e avremo giù paglia oppure fieno. Ancora, ed è molto carino perché è integrato perfettamente nella fattoria, non c'è bisogno di posizionarli, peraltro in questa mappa non c'è tantissimo posto per posizionare le cose che ci piacciono, ecco. Però un'altra cosa interessante è l'essiccatore, che possiamo scaricare erba, che viene appunto portata lassù, e da qua uscirà fieno una volta fatta la procedura di essiccazione. Qua addirittura c'è il pannello di controllo, vedete poi in alto a sinistra si può gestire il punto di produzione, però qui già ci dice che abbiamo 1495 di erba e 4450 di fieno che nel frattempo si è essiccato, l'ho messo dentro il mese scorso. Posso gestire il punto di produzione che poi è un punto di produzione a tutti gli effetti, per cui mi entrano 100 di fieno, mi escono, scusate, questo è il deposito di fieno, questo è l'essiccatore, mi entrano 100 di erba e mi escono 100 di fieno. Ecco, vedete che per essiccare in maniera estremamente realistica serve anche il cippato, 30 di cippato. E dove si mette il cippato? Allora, vedete questo building, diciamo così, l'essiccatore è al piano superiore, qui dentro ci sono dei capanni dove ricoverare gli attrezzi. Se noi facciamo il giro del palazzino, vedete che arriviamo qua, c'è questa salitina e qui c'è questo attrezzo che noi possiamo aprire e qui dentro possiamo mettere il nostro cippato. In questo momento è finito il cippato e quindi si è fermata la produzione di l'essiccazione, quindi l'erba rimane erba e il fieno ancora non è costruito, però basta venire qui con il cippato che abbiamo messo dentro questo carro, lo scarichiamo e a quel punto si può poi attivare la produzione. Altra cosa carina, altra cosa da fare manualmente, peraltro il cippato si può anche comprare in sacchettini, lo vedremo poi più avanti quando parliamo della pescheria, si possono anche comprare in sacchettini che sono trasportabili a mano o sempre al solito sul retro della nostra bicicletta. Poi ad esempio qua giù abbiamo uno storage di balle, questo l'abbiamo già visto altre volte, questo è proprio chiaramente un classico storage di balle, ce ne stanno 78, ora per adesso ne abbiamo 18 e dentro ci possiamo mettere le balle che vogliamo, che verranno tutte ordinatamente messe qui, poi quando veniamo siamo in grado di ritirare la balla o le balle che vogliamo. Quindi cosa accade in questa mappa? Tante piccole cose, tutte cose da fare prevalentemente in manuale, con delle piccole attività, che però sono tutte collegate fra loro e quindi francamente anche divertenti da fare, no? Che poi possono essere attivate piano piano e non tutte insieme come ho fatto io in questo esempio. Dicevamo dei maiali e andiamo a vedere invece uno degli
Allora, non c'è un allevamento di capre intensivo, c'è un allevamento di mucche, un pascolo di mucche, che è qua, e c'è anche un allevamento intensivo di maiali, eccolo qui, andiamo a vedere. Vedete, anche questo va comprato a parte, non arriva nella partita, fa parte del terreno 12 che costa 327.000 euro. E cosa ci arriva? Chiaramente dopo possiamo aprire il cancello e ci arrivano questi due stabili, nonché anche quel cortile giù in fondo, poi dopo ci andiamo. E questi due stabili sono due allevamenti di maiale molto molto grandi. Qui ci stanno 150 maiali, nell'altro stabile ce ne stanno altrettanti. E anche qui dobbiamo dare ai maiali la paglia che si porta semplicemente qui davanti, così come il cibo, e i maiali staranno qua, pascoleranno, avranno anche lo spazio all'esterno. Questa è la finestra animali, questo è lo spazio esterno. Producono liquami che si possono prendere qua sul retro, eccoli qui. Mentre invece per il concime, per il letame, anche qui non l'ho capito benissimo perché la fossa non è collegata, mentre invece, come accadeva nell'altro Hofbergmann, mi sembrava di aver visto che il letame, eccolo qua, il letame è all'interno della stalla, quindi va poi raccolto con un attrezzo che abbia davanti una benna per venire qua e togliere il letame dalle stalle. Una cosa noiosa che non siamo abituati a fare, ma che contribuisce alla gestione di questa fattoria, ecco, un po' manuale. Dicevamo, qua abbiamo un'altra stalla che è esattamente identica per altri 150 maiali, quindi un totale di 300 in questo appezzamento. Laggiù c'è un attrezzo per fare il cibo per i maiali, che però richiede la farina di mais, che è un nuovo fill type della mappa, che può essere fatto solo attraverso il frantoio. Quindi allora, vediamo se troviamo mangimi per maiale. Eccolo qui, vedete, farina di cereali che può essere fatta con il frantoio portando dentro del frumento. Quando poi avremo la farina di cereali la possiamo portare qui, unire a delle patate e avremo del cibo per suini gratis, fra virgolette gratis. Però il cibo per suini se no si può anche comprare, oppure si può fare come tutti gli altri animali, di tutti gli altri allevamenti di suini. Si porta dentro il mais, il grano, la soia, con la colza, i girasoli o le radici commestibili, e si fa manualmente come in tutte le partite. Se poi invece volete fare un mangime automatico perfettamente equilibrato, portate la farina di cereali e le patate qui dentro, e dentro questo macchinario che si attiva sarà possibile poi dopo scaricare il mangime per maiali. E qui poi abbiamo anche un altro storage di balle, mi sembra. Non arriva nessun, ecco, un magazzino, però il magazzino è vuoto. Questo è uno storage di balle, con il quale per esempio possiamo storare la paglia che ci serve per la stalla. Allora, dopo la pausa parliamo delle produzioni. Ci sono delle produzioni molto interessanti che sono il vino, la pescheria e la macelleria. Allora, sull'Hofbergmann c'è anche la possibilità di fare vino. C'è questo appezzamento, il 34, che costa 532.000 euro, che si porta dietro, andiamo a visitarlo, che si porta dietro una gran bella cosa, che è questa azienda vinicola. Weingut Forze Bergmann 1687, questa è l'entrata, particolarmente bella se me lo chiedete, e qui si entra nell'azienda agricola, nell'azienda vinicola. Qui sulla destra abbiamo tutte le cose che riguardano il vino, le vediamo fra un attimo. Questo è un deposito per liquidi che può servire, anche questo ne parliamo fra un attimo. Laggiù c'è un carro, qui c'è questo piazzale che può servire, anche qui si possono storare degli attrezzi. E se scendiamo giù di qua troviamo delle vigne perfettamente messe su questo terrazzamento, molto molto bello, un po' stretto qui per girare con i macchinari che fanno la raccolta, ho già provato, e le vigne, le uve che si possono raccogliere non sono tante, sono solo 8.000 litri sull'intera vigna, che comunque prosegue, vediamo qui dalla mappa, prosegue su tutto questo lato. La vite poi chiaramente si
gestisce come una normale vita su Farming Simulator. La cosa però interessante è come si produce il vino. E questo è uno dei motivi per cui questa mappa non è sul mod hub, perché si parla di alcolici e poi più avanti vedrete si parla anche di macelleria, cosa che è assolutamente vietata. Come si fa il vino? È molto interessante da vedere. Si viene col nostro carro, raccoglie uve, qui dentro si buttano le uve e c'è una produzione divisa in 4 mandate. Questa è la prima, che si può gestire anche da qua. Eccola qui, lavorazione dell'uva. In arrivo abbiamo l'uva, in uscita abbiamo l'uva pulita e i rifiuti organici, che è un'altra cosa molto interessante, perché i rifiuti organici vengono espulsi da questo. Vediamo se riusciamo a scavalcare. Sì, vengono espulsi da questo, si può venire sotto qua con un carro e i rifiuti organici si possono portare al biogas, per esempio, e venderli al biogas. Oppure, se possediamo il biogas, con i rifiuti organici si può fare metano. Questa è una cosa che poi vedremo. Il biogas è accanto ai maiali, lo vedremo poi più avanti. Qui, diciamo, da questo primo scarto di lavorazione comunque si riesce a gestire un altro tipo di gameplay. L'uva pulita, senza collegamenti grafici, questo, se volete, è un po' un piccolo problemino, però vabbè, soltanto estetico. Si arriva alla seconda fase, che è questa qua. Io qua posso gestire il punto di produzione, il secondo, che vedete prende in input l'uva pulita e fa uscire l'uva fermentata. Quindi qui abbiamo questi attrezzi dove l'uva pulita viene appunto fatta fermentare. Ci sono dei cicli, sono 24.000 cicli al mese, quindi in realtà è abbastanza veloce, non credo sia propriamente realistico, però intanto è un passaggio importante, perché poi l'uva fermentata esce da qua, vedete, da questo tubo, e va nella terza produzione. Terza produzione è questa qui, che adesso posso attivare. Vedete, l'ho attivata e comincia a girare. Cosa accade in questa produzione? L'uva fermentata diventa succo d'uva. Ora qui abbiamo in input 6.415 litri di uva fermentata e piano piano esce il succo d'uva. Adesso vediamo poi dopo insieme come gestirlo. E qua abbiamo anche la texture e qua dovrebbe uscire il succo d'uva. Adesso dopo vediamo come funziona questo giro, perché non l'ho ancora provato. Ma non è finita qua, perché appunto qui esce il succo d'uva. Poi cosa ci facciamo? Allora, il succo d'uva si può tranquillamente vendere, come nel gioco normale. Però possiamo fare anche un'altra cosa, lo possiamo portare in cantina. Il succo d'uva per l'ulteriore produzione. Eccola qua, che è il quarto livello di produzione, dove il succo d'uva è in input e in uscita abbiamo il vino. Il vino che poi qua invecchia, qua immagino si possa anche ritirare, adesso poi dopo lo vedremo, e qui c'è questa piattaforma dove credo si possa inserire facilmente la botte. La piattaforma si solleva, andiamo al piano superiore. Francamente molto bello questa cosa. E qui andiamo nell'impianto di imbottigliamento, dove io da qua posso prendere il vino e inserirlo. Se riusciamo a gestire il punto produzione, eccolo qua. Posso prendere sia il succo d'uva, quindi posso portare anche direttamente il succo d'uva qua su, oppure il vino, e posso o fare succo d'uva confezionate, o vino in casse, o vino in pallet, che poi possono essere venduti, che hanno il loro, andiamo a vedere, il loro valore all'interno del mercato. Eccolo qui, il vino 1851, il vino in casse 4005 e il vino in pallet 4005. Quindi questo credo sia soltanto un effetto estetico, anche perché poi si vendono, vedete, sempre nel solito posto, il negozio del villaggio e la taverna di birra, dove poi magari andremo a fare un giro. E qui poi ci saranno anche tutte le animazioni, così come nelle altre produzioni manuali. Quindi anche qui abbiamo un passaggio appunto un po' manuale che diciamo accresce il realismo, considerando di giocare in questa maniera, quindi sostanzialmente muovendo il nostro personaggio che fa tante micro operazioni che poi gli portano ad avere i prodotti finiti da andare a vendere. Qui siamo piano di sopra, vediamo se riusciamo ad aprire questa porta. No,
quest'altra, allora forse, sì. E possiamo poi discendere, questa è la nostra cantina. Vediamola andando all'indietro. Quella porta probabilmente si apre perché lì ci metteremo sicuramente i pallet o il vino imbottigliato che abbiamo, che poi arriverà giù, presumo da qua. Sì, eccola qua. Arriverà giù e la potremo poi dopo prendere con i nostri attrezzi. Riportiamola al piano superiore. Sono quasi dei piccoli puzzle ambientali queste caratteristiche produzioni della Hof Bergman. Adesso spostiamoci a un'altra produzione che è la pescheria. Anche questa interessante, anche questa molto manuale. Vedete, qui c'è il campo 33, anche questa si può comprare, costa molto meno, 84.000 euro. Andiamo a visitarla. Anche qui entriamo in una zona recintata, possiamo aprire il cancello una volta che l'abbiamo comprata. E che cosa accade? Qui c'è uno stagno, diciamo un allevamento di pesci. Vedete lì in fondo c'è scritto produzione ittica 23%, non so se lo vedete bene. Perché? Perché noi abbiamo buttato in questo stagno queste scatole, questi bidoni che si comprano allo shop, anche questi trasportabili a mano, di mangime per pesci. Una volta che abbiamo montato il mangime nello stagno, questo funziona come una produzione. Infatti andiamo qua, allevamento ittico. Vedete che abbiamo mangime per pesci come materiale in input, ci sono 76 litri residui, ce ne ho buttati 100, e prodotti in uscita abbiamo delle acque reflue, adesso vediamo cosa sono, e 47 litri di pesce. Come si fa poi a prendere questo pesce? Allora, si può anche mettere in distribuzione la merce, però se è in immagazzinamento io posso sedermi qua e pescare. In questo momento io sto pescando. Vedete che in basso a destra, vi metto lo zoom se riesco, in basso a destra c'è il contatore pesce che sta crescendo. Io praticamente è come se stessi pescando tutto il pesce dello stagno. Adesso in questo momento sono arrivato a 10 kg, 11 kg. Aspettiamo che arrivi in fondo. Ecco, siamo arrivati a 30 kg, 100%, se ne può fare anche di più. Vedete la popolazione ittica 8%, ma ci siamo interrotti anche prima. A questo punto io posso uscire e dovrei trovare il pesce qui nel capanno. Invece no, non mi ricordo dove spona il pesce che peschiamo. Forse non spona perché deve arrivare. Infatti siamo a 17 di 200, quindi dobbiamo in realtà aspettare ancora un po' per farlo poi spawnare. Poi credo che sponi qua dietro nel capanno. Cosa ci facciamo col pesce? Il pesce si può vendere, quindi qui abbiamo la possibilità di vendere pesce a 6.500 ogni 1.000 pezzi, oppure si può fare un'altra cosa, si può portare, anche questo si porta facilmente a mano, qui in questo diciamo piccola costruzione a fianco, ed affumicarlo come già si faceva nella precedente Hof Bergman. Qui possiamo mettere il cippato qua sotto, anche in sacchetti tipo questo. Vedete, sono sacchetti, eccolo qui, da 30 kg, si portano facilmente a mano, si mette qua sotto, poi qui si inserisce il pesce e si attiva, chiudiamo lo sportello del forno e possiamo accendere l'affumicatoio, che adesso non si accende perché manca il pesce. Una volta affumicato, il pesce affumicato si può vendere e costa chiaramente molto di più, 8.700 al litro. Poi faremo tutti i conti per capire quanto ci vuole, quanto costa e quanto conviene pescare sulla Hof Bergman. Adesso è solo per farvi vedere questa caratteristica della mappa, che un'altra volta è un'altra caratteristica di gameplay, perché bisogna venire qui, bisogna pescare, bisogna portare il pesce nell'affumicatoio, bisogna affumicarlo. Diciamo, sono veramente molto pochi i processi di automazione. Le acque reflue che abbiamo visto si generano da questa nostra attività, perché abbiamo, diciamo, sporcato l'acqua con il mangime, no? Sono tutti residui. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo svuotare lo stagno, che si svuota da qua, svuota lo stagno, e si attiva questa pompa molto simile a quella delle risaie, che però non butta l'acqua dentro, la leva.
Adesso pian piano, se la lasciamo andare, lo stagno si svuoterà. Vedremo anche l'animazione, perché vedete la scala, adesso sono liberi 3 pioli, fra poco saranno liberi 4 pioli, 5 pioli, sarà sempre più svuotato. Dopodiché potremo venire qui con la nostra botte. Le botti del gioco sono costruite apposta, le andiamo a vedere rapidamente. Vediamo dove sono. Eccole qui, le cisterne sono costruite apposta per eccole qui, vedete, LSFM Innovations, che possono gestire anche le acque reflue. Vedete adesso i simboli un po' strani perché gestiscono tutte le produzioni, anche il vino per esempio si può mettere qua dentro. Veniamo con un trattore e carichiamo le acque reflue che sono state prese. Dopodiché, una volta che lo stagno è svuotato, vedete che laggiù in fondo la scala è più scoperta. Ah no, avete sempre lo zoom. Ah, scusate, ho lasciato lo zoom aperto. Dicevo, vedete giù in fondo c'è la scala che adesso ha 6 pioli liberi perché lo stagno si sta svuotando. Dopodiché, dopo che l'abbiamo svuotato, dopo che abbiamo caricato le acque reflue, possiamo anche riempire di nuovo lo stagno. A quel punto ripartiremo con l'acqua pulita, ci rimetteremo a mangiare per pesci dentro e ricominceremo la nostra attività. Adesso, tornando indietro, qui c'è un altro capanno dove mettere cose. Tornando indietro vi faccio vedere l'affumicatoio, che forse prima con lo zoom avete visto male. Perdonatemi, speriamo non siate scappati, ma ecco l'affumicatoio. Qua sotto, dicevo, si mette il cippato, che è disponibile anche in sacchi facilmente trasportabili a mano, si possono comprare allo shop, ma va bene anche il cippato che compriamo. Magari mettiamo una carriola, carichiamo la carriola giù in fondo dal nostro carro e poi con la carriola lo portiamo qua e lo versiamo qui dentro. Qui ci mettiamo il pesce e da qua attiviamo l'affumicatoio. Dicevo, mi spiace. Poi per esempio, altro colpo di classe, qui c'è questa cella frigorifera che adesso ho lasciato aperto io, dove qui possiamo per esempio stoccare il pesce. Non sembra un ambiente molto, molto igienico, ma insomma funziona per conservare il pesce se per esempio abbiamo voglia di affumicarlo più avanti, quando abbiamo quantità più grandi. Dicevo, mi spiace di avervi lasciato lo zoom, ma io faccio queste riprese, lo dico per chi mi seguisse per la prima volta, tutte in prese diretta, non ci sono tagli, non c'è montaggio, al limite interrompo la live ogni tanto per saltare dei pezzi, ma non faccio editing e quindi non riesco a correggervi quella parte che è venuta con lo zoom, e speriamo mi perdonerete. E adesso spostiamoci all'altra produzione per cui è famosa Lof Bergman, cioè la macelleria. Per vedere la macelleria dobbiamo semplicemente tornarcene in farm. Allora, vediamo se riusciamo a beccare la nostra casa. Eccola qua, casa di Farmer Andy. Allora, la macelleria è qui davanti a noi. Inizialmente questa macelleria, quindi nel cortile principale della farm, è uno spazio vuoto. Questa stanza è vuota. Ci si portano dentro dei materiali che ci chiede il gioco, che sta costruendo la macelleria. Vedete per esempio che adesso, lasciate stare l'impianto alto, che è l'impianto di essiccazione del fieno, che è il piano di sopra. Vedete la parte bassa, rimetto lo zoom sperando di ricordarmi di toglierlo. Vedete in basso macelleria agricola, di proprietà nostra. In questo momento il magazzino è vuoto perché sta aspettando dei materiali. Questi materiali sono i pannelli USB. Servono 95 litri di pannelli USB. Anche queste cose che vedete dentro, compreso queste installazioni, non c'erano prima, però gli abbiamo portato le travi di legno e lui ha costruito questa infrastruttura. Adesso vuole i pannelli USB. Noi pannelli USB li andiamo a comprare. Dove si comprano? Si comprano nel mercato, eccolo qui, il centro di costruzione e giardinaggio. Noi possiamo andare qua, lo andiamo a visitare adesso. Anche questo, attenzione, apre dalle 8 alle 20, quindi non è aperto a tutte le ore. Poi in fondo c'è il nostro shop, diciamo così, dove noi possiamo andare qua e comprare materiali da costruzione. In questo caso il pannello USB. Si compra, costa 259. Il pannello USB appare qua, si può caricare sui nostri mezzi e portare in farm. Ecco, qui ho un po' velocizzato per non farvi perdere tempo. Questi sono i pannelli USB che abbiamo comprato allo shop che abbiamo visto sul nostro Kubota. Li portiamo
verso il sito di costruzione della macelleria. Credo basti depositarli qui a terra, vediamo. E infatti i pannelli sono stati presi, noi ora siamo rimasti incastrati e vediamo se riusciamo a uscire. Cosa succederà adesso? Vedete qui in basso è rimasto lo zoom anche stavolta, lo volevo però rimettere perché qui vedete in basso abbiamo il pannello USB 23 di 96 pezzi. Adesso sta lavorando e nel frattempo verranno messi i pannelli USB che completeranno la nostra farmacia. Togliamo lo zoom di mezzo, torniamo a regime pieno, scusatemi anche per questo, torno super rapidamente a farvi vedere dove si trova il sito di costruzione, eccolo qua, basta visitarlo, andare giù in fondo, c'è il nostro omino, c'è il simbolo dello shop, compriamo i pannelli USB che poi spawneranno qua. Torniamo in farm. Eccoci in farm. Alla fine cosa succederà? Dopo i pannelli USB chiederà altre cose, ci vogliono circa 30.000 euro e probabilmente qualche mese per completare la macelleria. Dopo cosa succederà? Che avremo un bel bancone da macellaio con tanto di macellaio dentro e gli animali verranno macellati con tanto di animazione e produrranno delle carni già confezionate di coniglio, di pollo, di maiale, di pecora, di vacca, di tutti gli animali che abbiamo, che possono essere poi andati a vendere nelle nostre razioni. Vediamo le nostre quotazioni, vediamo qua, dovrebbe esserci, eccola qua, la carne di maiale, la carne di manzo, la carne di coniglio vale anche molto, 3,920, la carne di pecora di capra 5.000, la carne di pollame, tutte vendibili nel negozio del villaggio. Alla fine i punti vendita sull'Off Berman non sono poi tantissimi, alla fine c'è il negozio del villaggio dove portare tutte le nostre piccole produzioni, anche queste vengono fuori in piccoli pallet, li carichiamo su un furgoncino e li andiamo a vendere. Non vi faccio vedere queste animazioni perché sono particolarmente cruente, che ripeto poi è il motivo per cui questa mod non può finire né su console, perché ci sono una serie di script chiaramente molto importanti, ma neanche sul mod hub, perché è assolutamente vietata ai ragazzini di 3 anni. Questo ricordo, Farming Simulator è un gioco adatto anche ai bimbi di 3 anni, quindi chiaramente questa cosa la Giants ha deciso di non farla vedere. Vi faccio però vedere, giusto per darvi un assaggio di che cosa vuol dire, come si prendono gli animali, perché bisogna appunto portarli qua, no? Alla macelleria. Come ce li portiamo? Col carro va benissimo degli animali, però possiamo usare due cose diverse. Allora, per gli animali piccoli, dovrei averlo lasciato qua, si può prendere questo attrezzo, questa scatola, Achtung, le bende Tiere dovrebbe essere qui, Achtung, attenzione, le bende, non so cosa vuol dire. Vedete, si può prendere facilmente in mano, si può aprire la finestra animali e si può selezionare, per esempio vogliamo metterci un'anatra dentro, prendiamo un'anatra e la mettiamo dentro. Dice sul rimorchio perché questo viene visto dal gioco come un rimorchio. Adesso io qui dentro ho un'anatra e posso andarla a portare alla macelleria. Non ce la porto perché adesso la macelleria non è pronta, così come la posso portare in macelleria posso anche rimetterla, vedete qua, posso anche rimetterla nell'allevamento. E fin qui va bene perché alla fine l'animale non si vede. Gli animali più grandi però, che chiaramente non possono finire dentro quell'attrezzo, vanno presi con un oggetto particolare che è questo qua. Adesso qui sganciamo la forca per pallet dal caricatore frontale, si può anche fare con un trattore chiarimenti, e carichiamo questo attrezzo che sembra un gancio per i big bag che abbiamo visto anche prima, però vedete ha questo gancio sopra, perché noi possiamo andare in una stalla di pecore, di mucche, di quello che vogliamo, aprire anche qui la finestra animali e decidere che animale mettere dentro. In questo caso ci mettiamo un maiale, chiaramente ne porto uno per volta. Il maiale viene quindi spostato sul rimorchio ed eccolo qua, lo vedete bello incaprettato sopra il nostro mezzo e noi possiamo trasportarlo così com'è alla macelleria, che sarà qui dentro una volta completata per essere fatto a pezzetti. Chiaramente questa cosa non è bella, io anche
un passato vegano, di sicuro non sono a mio agio a fare queste cose, però adesso qui rimettiamolo dentro l'allevamento. Però è inutile fare gli ipocriti, queste cose accadono nelle farm normali, ed è bello che gli sviluppatori della Hofbergman abbiano deciso di replicarlo anche qua, anche andando incontro appunto a questa censura del Modab, che appunto non può pubblicare questa mappa, però sicuramente è una cosa forte, diciamo, per giocatori adulti. Poi la carne, ripeto, una volta prodotta viene già confezionata, messa in piccoli pallet e si può portare a vendere al negozio del villaggio. Allora, di cose da vedere ce ne sarebbe effettivamente tante. Ci fermiamo però qui. Abbiamo fatto un bel giro del perché giocare all'Hofbergman, perché se vi piace fare queste attività manuali piccole che però danno soddisfazione perché portano a delle produzioni, no? Portano a dei ricavi, anche se poi da vedere quanto grandi. Faremo appunto, ripeto, tutti i conti di tutte le produzioni che abbiamo visto oggi. Questo poi accadrà in un altro video, però è divertente da giocare, quindi questo può essere un buon motivo per giocare all'Hofbergman. Vi ho fatto anche vedere un po' di cose, come funzionano, tante altre vanno scoperte all'interno di questa mappa, particolarmente famosa, quindi su internet poi trovate tanti video, probabilmente tanti commenti, tante pagine web. Speriamo di aver contribuito a raccontare bene la Hofbergman. E con questo ci salutiamo. Il video che è durato tantissimo, vi scuso per la questione degli zoom che è accaduta un paio di volte, mi spiace, starò più attento la prossima volta. Nel frattempo abbiate un buon divertimento con Farming Simulator 25. Ciao!